Ciao a tutti amici, benvenuti dal Balla, finalmente ci rivediamo dopo tantissimi mesi. Vabbè, io ormai vivo in Puglia, quindi ci siamo visti poco perché ci sono stati un sacco di volte in cui sono venuto su e non poteva e viceversa. Ma quindi insomma oggi tra l'altro è il suo compleanno, quindi gli fate gli auguri in ritardo perché poi il video uscirà dopo, però insomma siamo andati a farci una mangiata, siamo andati da Lucky Music a spendere dei soldi, abbiamo fatto le solite cose, però abbiamo deciso di fare questo video. Ora chiedo scusa, non conosco lo strumento, nel senso che questo in particolare, Clone Hammond, non l'ho mai suonato, quindi sono arrivato, ho fatto quello che potevo per farvelo ascoltare, chiaramente con i settaggi di Marco. Quindi se sentite un suono particolarmente aggressivo non vuol dire che questo strumento faccia solo questo suono, anzi tranquillamente si può avere un suono molto più pulito anche sul full. Allora, che cos'è questo strumento? È praticamente, per farla breve, l'HX3 inserito in un, diciamo, contesto anche di strumento, cioè nel senso in un contesto hardware che sia fatto come un organo, insomma, e migliorato, nel senso che è aggiornato, cioè il nuovo aggiornamento. E come nuovo aggiornamento si intende fondamentalmente, al di là di alcuni aspetti un po' così, diciamo, da nerd, la cosa più importante è quella del Leslie che è rinnovato rispetto a quello vecchio e che ha, come nei predecessori, tutti i parametri a disposizione, quindi volendo si può lavorarci e fare quello che si vuole. Diciamo che di base è stato portato un po' avanti, migliorato leggermente. Ora, poi chiaramente chorus, non chorus, 3 tipi di reverbero, tutti i tipi di chorus chiaramente, e di vibrato, quindi 3 vibrati e 3 chorus, 2 modelli di rotary, chiuso e uno più aperto, 122 e 147, che sono i classici Leslie, diciamo che venivano utilizzati e vengono utilizzati accoppiati all'Hammond. Un po' di preset, e il pedale sui bassi, scegliere le solite cose che ci sono in tutti i cloni. È tutto organizzato abbastanza bene. Qui abbiamo
abbiamo le percussioni che tra l'altro suonano molto bene. Sono belle. Io quello che sento sinceramente, con tutto il bene è che sotto ci sia il solito motore micidiale del suono, cioè nel senso che il suono senza la simulazione di Leslie di questo organo è veramente incredibile, soprattutto qui. Anche pulito. Ah, questa media, anche se metti... È molto realistico il rapporto che si ha con la tastiera. Adesso ti faccio un discorso un po' così, diciamo, stupido, tanto ne faccio tanti discorsi stupidi, capirai. Chissà quante me ne dicono dietro, ma chi se ne frega. Ormai a 50 anni non me ne frega più niente di quello che pensano gli altri, di quello che dico. Ma allora, cioè, vi posso garantire una cosa: se amate l'Hammond, nel senso come me, in modo così, diciamo, non specialistico, avete un'idea nella testa normalmente che è quella così degli ascolti fatti, del rapporto che c'è fra lo strumento e gli altri strumenti in band, i dischi, la storia della musica fatta soul, rock, tutte quelle cose lì. Questo tipo di cose hanno sempre una componente dove l'Hammond a un certo punto si incazza. Questa cosa qua. Ecco, questa cosa qua è, come dire, difficile da trovare in altri cloni Hammond, molto difficile. Questa componente è fondamentale per una cosa. Ora, chiaramente i puristi magari avranno la loro mentalità, chi ne ha una, chi ne ha un'altra. Io sono un po', come dire, naif magari da questo punto di vista, però ho suonato tantissimo l'Hammond in contesti rock, pop e anche di quartetto, però sempre con sotto un po' di saturazione, chitarre, gente che rompe le palle, che suona forte, ecco. Quella cosa lì, devi esserci anche tu in quella modalità. Ecco, questa media, l'Hammond vero, sono tanti modelli, ma quelli più utilizzati, B3, C3, così, hanno proprio, al di là della amplificazione e quindi del Leslie, hanno proprio di base una componente che nasce dall'elettromeccanica che c'è dentro, che alla fine sposa le medie in un modo che è sempre giusto. Quando fai più note, quando ne fai di meno, si accavallano e crescono e scendono in un modo, dal punto di vista proprio delle frequenze, che sta bene se mescolato con queste cose. Però attenzione, deve avere una componente di saturazione che altrimenti lo slega, cioè senza è un po' slegato, con si lega bene con certe situazioni. Bisogna farne un utilizzo chiaramente con parsimonia, dipende dall'ambiente, dipende dalla situazione musicale, da quello che si sta suonando, però quella cosa lì funziona. Questo strumento suona bene in quel contesto. Queste ha delle medie che sono particolarmente belle, anche se si alzano, se si alza la parte media non si rovina il suono, si avvicina a quello vero. Molto spesso ho l'impressione che tutti tifino per il proprio modo di vedere l'Hammond, in particolare con l'Hammond, perché io faccio qualsiasi tipo di strumento a modo mio, per quello che posso, perché non sono nessuno, ma cioè io l'ho conosciuto a modo mio e a modo mio ho avuto, per le esperienze che ho avuto io, ho riscontrato delle particolarità nello strumento, dei dettagli dello strumento che mi hanno aiutato a stare in certi contesti musicali. E molto spesso chi quei contesti musicali non li frequenta
dice cose del tipo no, ma l'Hammond non è così. L'Hammond fondamentalmente, per come lo conosciamo, sono un miliardo di cose, ma nello stesso tempo una. Cioè, nel senso, o due al massimo. Cioè, nel senso che l'Hammond, lo strumento, dentro l'amplificatore Leslie, sono due cose che si sono unite per fare una roba. C'è questo amplificatore col rotore e la tromba. Questa cosa qua ha possibilità varie, ma comunque quelle, cioè nel senso che quando lo alzi può saturare un pochino naturalmente, si creano, poi non c'è solo la saturazione, c'è anche il cono che fa una cosa, è un po' complesso da spiegare, ma succede una cosa che è un classico del rock, di quelle robe lì, avere quel tipo di sound, rock soul, cose del genere. Poi c'è il rock, quello rock, dove prendi quello lì, lo fai uscire, invece di andare nel Leslie vai negli amplificatori, oppure vai in tutte e due le cose. Le componenti che fanno i dischi sono complesse e riguardano la registrazione in studio. Ma l'organo con il Leslie ha un suono, non puoi farne 100, cioè puoi farne 1 miliardo perché lo strumento è infinito, ma il suono che verrà fuori da là è quello che esce da qua e va là dentro. Quindi non so come dire, quando uno dice sì vabbè ma il suono sporco perché ti piace il rock, non è che sto usando, cioè non è che sto usando un altro strumento perché devo fare il rock, non ho comprato un amplificatore che distorce di più di me, cioè non so come dire, quello è. E quindi, cioè, quando si sentono i dischi vecchi di Jimmy Smith e si pensa che siano puliti, io sono certo del fatto che non lo sono. Che se io fossi stato lì con la faccia dentro Leslie, mi avrebbe spettinato con un suono cattivissimo. È quello che sta suonando che permette il fatto che non venga fuori un certo tipo di rottura della pulizia, ma c'è quella cosa dentro. Ora, questo discorso lo faccio semplicemente perché quando si parla di cloni Hammond molto spesso si finisce per dire sì, ma quello è un po' così, quell'altro è un po' così. Sì, certo, sono tutti un po' diversi, ma non dovrebbero esserlo, nel senso che fondamentalmente il B3 è una cosa, il C3 è la stessa cosa in un altro mobile, fine della questione, cioè nel senso non c'è tanto da dire. Poi ognuno di questi ha una personalità che cerca di avvicinarsi a un ideale, ma non è il definitivo. Questo in particolare ha questo aspetto, no? Che sentite com'è leggibile? Guardate che il settaggio, cioè adesso se c'è anche un altro discorso, molti che suonano certi generi, il pedale lo tengono quasi a zero o praticamente a zero, ma se dovessero fare questo saturerebbe anche quell'organo là, quindi cioè questo è quello che accade. Questo a quella cosa lì risponde molto bene ed è l'unico tra quelli che ci sono in giro ad avere la parte cantabile così aggressiva. Ora vi dico anche la mia. A volte può essere addirittura tanto, nel senso che questa cosa qui è molto precisa. Se io adesso accendo quello là, tiro giù questo e faccio la stessa cosa, si rompe, non è così preciso. Quindi è ideale questo suono. È un Hammond nuovo, non so come dire, un Hammond perfetto, no? Anche questo c'è da dire. Altro aspetto importante, cioè quello che abbiamo sentito negli anni nei dischi sono un po' studi dove c'era un Hammond da 40 anni e in 40 anni questo strumento si è, come dire, così un po' scassato, quindi sono tantissime le cose. Questo è un bellissimo strumento, io lo trovo davvero poi è molto bello anche come rispondono le note anche in questa parte. Ecco il Rotary
diciamo che ancora siamo in un... Fa un buon effetto, cioè lo sento legare bene, diciamo, no, con gli altri strumenti, però comunque è un po' ancora ballerino. Ma questa non vuole essere una critica, ragazzi, cioè non è mica facile fare il Leslie, cioè il Leslie è una cosa complicatissima, fisicamente complicatissima, cioè è un arnese che per riprodurlo con dei modelli fisici o con qualcosa di, diciamo così, informatico c'è da diventarci matti, eh. Pensiamoci bene a questo aspetto, perché molto spesso viene preso sotto gamba, ma quando dice, vabbè, c'è Leslie che fa schifo, magari ci sono stati degli sforzi dietro, ma non ci si è riusciti, perché è una cosa molto complessa. È complesso riprendere far finta di riprendere un cono con un microfono, figuriamoci usare tre microfoni come normalmente si fa su un arnese di quel tipo, con tutte le riflessioni, casini, è una roba infernale. Quindi, insomma, accontentiamoci di questa cosa che magari poi porta a ogni tanto come dire, imboscarsi, no? Cioè nel senso che se devo fare... Evito di farlo arrivare alla fine del discorso perché sento che sta prendendo una piega che magari non è quella perfetta, però è anche vero che noi ci stiamo abituando a una precisione con i plugin, cioè che alla fine adesso siamo abituati che fai Lemon e sembra Lemon, però attenzione, qui chiudo il discorso perché sennò divento un rompipalle, ma lì attenzione, quando sentite un bel Leslie fatto con un plugin, il problema è che cosa ci buttate dentro, cioè nel senso che a volte la componente è doppia, no? Cioè il suono giusto, ben riprodotto dell'Hammond e poi il Rotary. In questo caso il Rotary magari non è all'altezza del suono, però nello stesso tempo il suono è talmente bello e talmente incisivo che comunque fa un ottimo, il risultato è ottimo. Allora, avete sentito che quando io ho messo l'overdrive al massimo e non succede quello che succede su altri cloni dove quando superi una certa... Sentite? Questo va sempre più ingrandendo il suono. Non fa quello che fanno altri dove hanno fatto una curva per cui a un certo punto si diventa saturo ma scende di livello. Lui ha preferito fare questa cosa che è molto dinamica, devo dire la verità, è molto interessante. E poi avete sentito anche che quando ho azionato il chorus si è un po' abbassato il livello. Allora in realtà sull'Hammond succede un po' un'altra cosa, però nei vecchi modelli di HX3 si poteva gestire il chorus e proprio perché si poteva gestire è successo che molti abbiano fatto un po' magari di così di cose un po' fuori dall'ordinario, quindi lui ha pensato di regolarlo come il suo organo, quello che ha a casa, che credo sia un A100, non so, come dire, è come piace a lui e non vuole che ci siano fraintendimenti o possibilità di cambiare. Potete chiaramente aggiustarvelo come vi pare, è uno strumentone, l'unica cosa è che costa tanti soldi, cioè nel senso che non è un clone economico, ecco. L'unico clone economico che c'è in giro è il Krumar, il Mojo, quello è, ce ne sono un po' di modelli, quello, il suono è quello, prendi quello che costa meno e insomma vai in giro a suonare, il suono va bene. Voglio dire, io ho usato il VB3 per anni di Guido e era fantastico, questi organi che fa sono fantastici e costano poco. Qui dal punto di vista della riproduzione siamo veramente a un livello altissimo, però costa tanti soldi, chiaramente ci sono tante alternative sul mercato, ma comunque
bellissimo strumento. Ho sentito ancora purtroppo un pochino quella cosa del Rotary che non mi ha proprio entusiasmato, ma voglio dire, non me ne voglia, come si dice, credo che si dica. Eh, quindi X5 Cam Smooth, perché a quanto pare la tastiera, mi sembra di aver capito, è quella. C'è una modifica fatta sulle molle, dice Marco, che migliora la sensazione di avere un Hammond di fronte. Qui c'è del legno, è bello compatto, mi piace come è fatto, bellissimo strumento, niente da dire. Poi vabbè, insomma, io ho fatto quello che potevo, ma avete sentito che qui non si scherza. Quindi fate gli auguri a Marco, che è la cosa più importante, e insomma spero sia stato utile. Ci vediamo la prossima volta. Io spero che quando si tratta di questi strumenti, adesso poi la maglietta, dobbiamo preparare la maglietta di quello che scriverà, chiaramente, che però l'Hammond è l'Hammond, quello vero è un'altra cosa, e faremo la maglietta con quello vero è un'altra cosa, perché è incredibile. Cioè, sotto un video di un clone di qualsiasi cosa che sia elettromeccanica, Rhodes, Wurlitzer, Hammond, Clavinet, c'è sempre qualcuno che scrive questa cosa che è talmente ovvia che non capisco l'esigenza. Cioè, nel senso, allora niente, c'hai l'Hammond oppure ce l'hai già o compratelo, fai quello che ti pare, ma questo non so come dire, lo stanno facendo perché lo prendi, lo metti, lo tiri in macchina e vai a suonare, non è la stessa cosa, è quello il motivo, cioè nel senso, quindi se l'Hammond pesasse non so, 15 kg e costasse 1,60 euro, ce l'avremmo tutti, chiaramente, questo si sa. Comunque, insomma, spero di essere stato utile in qualche modo, a mio modo, e ci vediamo sabato prossimo. E ringrazio Marco che me l'ha fatto provare, ringrazio Hull che fa questi strumenti meravigliosi e che ha fatto questo suono di Hammond che è veramente fantastico. Vi lascio, ci vediamo, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le robe che faccio, i video divisi per categorie, la mia musica, tutto quello che c'è. Ciao 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 da Marco e basta. Poi adesso aspetta che faccio altre due note così e poi